A me avevano sempre detto non lavorerai mai come psicologa, c'è tanta competizione. Ho cominciato a lavorare come freelancer provando a farlo online. Dopo un po' avevo l'agenda così piena di pazienti che mi ha fatto capire che c'era domanda per quel tipo di servizio. Valutazione pubblica? No, però la racconto tranquillamente. C'era un cap di 1 milione per un'azienda che stava già fatturando. Hanno fatto un bel deal. L'hanno fatto una media di per 80 quando sono usciti. Bisogna stare attenti a riconoscere il valore della propria azienda. Avremmo raggiunto i 30 milioni di fatturato quell'anno, eravamo a 65 milioni di valutazione. 2 mesi prima me ne avevano proposti 20 in Italia. Dall'altro però hai bisogno di bravi psicologi. Io voglio che la psicologia in qualche modo sia fiera di uno bravo, non che dica uno bravo sta rovinando la psicologia. A un certo punto vi è arrivato un bonifico da svariati milioni. Che ci avete fatto? Lei è Danila De Stefano, classe 92, è la CEO e la fondatrice di Uno Bravo, il principale servizio per andare dallo psicologo online che dal 2019 connette pazienti con psicologi per fare terapia in videochiamata. Danila parte con zero esperienza, ma la sua intuizione che fare terapia online non solo può funzionare ma può aiutare milioni di persone che altrimenti non ne avrebbero accesso è abbastanza forte da trasformare Uno Bravo nel principale player del suo settore non solo in Italia ma anche in Europa, con un fatturato che in pochi anni è cresciuto esponenzialmente superando i 100 milioni facendo sempre utili e soprattutto aiutando milioni di persone ad accedere alla terapia. In questo video scopriamo come Danila ha imparato a fare l'imprenditrice, come ha fatto crescere l'azienda praticamente in bootstrapping per poi arrivare a raccogliere 17 milioni di round, quali sono gli errori che non rifarebbe e come gestisce il team. Ma come al solito partiamo dalle origini. Tu sei di Napoli? Poco fuori. Caserta? Metà. Cosa volevi fare da piccola? Sono passata attraverso diverse fasi. Volevo fare la giornalista, poi l'avvocato, fino a quando ero al liceo scientifico. C'è la parte, quando si studia filosofia, si studia in realtà anche Freud e mi ha molto appassionato lo studio della mente. Quindi poi intorno al terzo-quarto anno ho capito che avrei fatto psicologia perché ho pensato che non mi sarei mai annoiata. Tu hai fatto psicologia senza ancora essere mai andata dallo psicologo? Non c'ero mai andata, anzi io ero la prima ad avere degli stigma nei confronti della psicologia, nel senso che per me ero io che dovevo aiutare gli altri, ma io non avevo bisogno di aiuto. Poi mi sono resa conto ovviamente che era assolutamente una sciocchezza, perché poi intorno ai 20 anni ho cominciato il primo percorso che ho fatto. E tu hai fatto subito psicologia in Italia o sei andata già a Londra fin da subito? In Italia ho studiato prima a Napoli e poi a Roma, alla Sapienza. Poi dopo essermi laureata alla Sapienza sono andata quasi subito a Londra. E poi a Londra cosa hai fatto? A Londra ho iniziato a lavorare prima in una supporting housing, quindi diciamo una casa di cura a lunga degenza per pazienti con disturbi psichiatrici enduring, quindi cronici, quel tipo di persone che hanno schizofrenia o disturbi della personalità gravi, non in un momento di picco, ma proprio nel loro day to day. E il mio compito era quello di aiutarli a vivere, ad avere una qualità della vita migliore possibile. Dopodiché mi sono spostata per pochissimi mesi in una charity dove cercavo di supportare donne vittime di traffico di esseri umani. È stato per me un lavoro che mi ha fatto molto mettere in discussione, ma anche mi ha messo molto alla prova. Io in quei mesi dormivo e pensavo a loro e li sognavo le loro storie. Una cosa che non racconto spesso ma che in realtà è stata fondamentale poi per la mia esperienza imprenditoriale è che decido di lasciare questo lavoro che è stato veramente un'esperienza bellissima, ma come dicevo mi faceva soffrire, e vado con, non so se conosci quei siti, Workaway, World Packers, e quindi vado in Repubblica Dominicana a fare volontariato, nel senso che non guadagnavo ma facevo la barista in questo resort fatto di casette sugli alberi, meraviglioso in una giungla. E stavi gratis nel resort? Lavoravo per loro, appunto. Che anno era? Era il 2018. Quindi proprio gli anni dei digital nomads, quindi proprio esattamente. Insieme a me, che ero lì perché volevo una pausa lavorativa, c'erano dei digital nomads che invece erano lì perché avevano il loro lavoro, e quindi ho scoperto questo stile di vita, e quindi in realtà ho cominciato a fare la psicologa online quando sono tornata, proprio perché mi sono domandata: io cosa posso fare di online? Come faccio anch'io a staccarmi dal suolo e non aver bisogno di andare fisicamente da qualche parte? E quindi quando sono tornata ho aperto il mio sito daniladestefanopsicologa.com, che è stato quello che ho fatto prima di Uno Bravo, e ho cominciato a lavorare come freelancer provando a farlo online. Chiedevo consigli perché nessuno mi ha insegnato a fare la psicologa online, nessuno aveva mai neanche nominato la possibilità di fare terapia online. E la prima cosa che ho fatto è stato cercare su Google: ma è legale fare terapia online? Perché io non sapevo neanche se fosse possibile. La risposta era
sì, semplicemente non lo stava facendo nessuno. E quindi da quel momento ho cominciato a smanettare, ho creato questo sito con Wix.com e poi ho cominciato a capire come funzionava la SEO, scrivevo i miei articoli di blog, su gruppi Facebook mi è venuta questa idea di iscrivermi su tutti i gruppi di italiani all'estero, quindi italiani a Praga, italiani in Nuova Zelanda, e scrivevo: io sono Danila, sono una psicologa, lavoro online, se vuoi fare un percorso di supporto psicologico nella tua lingua scrivimi. Cosa usavi per le videochiamate? Skype. E quindi da lì poi ad Uno Bravo in realtà è passato un anno. Dopo un po' avevo l'agenda così piena di pazienti che mi ha fatto capire che in qualche modo c'era domanda per quel tipo di servizio. A me avevano sempre detto: non lavorerai mai come psicologa perché è pieno di psicologi, fanno fatica ad avere abbastanza pazienti perché c'è tanta competizione. Se guardi la proporzione tra quanti psicologi ci sono in Italia e quanta è la popolazione, poi la confronti a qualsiasi altro paese nel mondo, parliamo proprio di un'inflazione di psicologi. In America ci sono meno psicologi? Molto meno psicologi. Però per darti un'idea, ci sono linee. 300.000 psicologi negli Stati Uniti e parliamo di 300 milioni di abitanti. Da noi ci sono 120.000 psicologi con 60 milioni, quindi capisci che noi abbiamo un terzo, più di un terzo dei loro psicologi, è un paese molto molto più piccolo. Secondo te perché c'è così tanta offerta in Italia? Non lo so, è una bella domanda. Secondo me è un mix tra una materia molto affascinante che in Italia ha una sua cultura particolare. Noi pensiamo spesso alla psicologia, quella da lettino, abbiamo Freud in testa, è una materia che affascina. Poi non c'è il numero chiuso all'università, anche se dicono di sì. In realtà i posti sono tantissimi, quindi tantissimi miei colleghi universitari l'avevano scelta per ripiego, ma è un problema perché, poi questa è la mia opinione, in realtà c'è un baratro tra chi ha una predisposizione a fare lo psicologo e chi non ce l'ha. Non tutti siamo empatici nello stesso modo, quindi c'è chi avrà una marcia in più e chi meno, e nel mondo della psicologia questo discorso non è proprio politically correct. Il fatto che sia così accessibile non so se è veramente una cosa così chiaro, positiva. chiaro. Io sapevo che la situazione era questa, che tanti miei colleghi stavano facendo altri lavori perché appunto era difficile iniziare la professione e io avevo l'agenda piena. Questa cosa della terapia online evidentemente risolve un problema per alcune persone. All'epoca io pensavo soprattutto agli italiani all'estero, ma in realtà ho cominciato ad avere anche pazienti che non erano italiani all'estero. Quindi mi sono detta: ma visto che non riesco più a accettare altri pazienti, ma continuavano ad arrivare, perché poi funziona veramente bene il passaparola quando un servizio funziona, e quindi ho detto: vabbè, mo creo un altro sito e ci metto altri colleghi che vogliono in qualche modo ricevere pazienti e lavorare online, sono interessati a questa nuova modalità, e quindi di fatto Uno Bravo è nato così. E qua siamo arrivati all'estate del 2019, quindi un anno dopo questa mia esperienza. Non sapevi bene cosa volevi fare da grande all'inizio? L'hai capito mentre facevi la digital nomad, mentre eri in clinica? In quel momento già pensavi che ti sarebbe piaciuta fare l'imprenditrice? No. Cosa volevi fare da grande quindi in quel momento? Io sono sempre stata abbastanza concentrata sul qui ed ora, e tuttora lo sono, e che a volte diventa un problema, nel senso che non mi preoccupa il futuro, nel senso che dirò: qualcosa farò, l'importante è che costruisco qualcosa che poi posso riutilizzare. Avevi delle ambizioni? Volevo fare cose che mi piacevano, che mi divertiva smanettare, mi piaceva scrivere un altro articolo di blog, mi piaceva vedere che cominciavano a succedere cose, ricevevo i commenti, sono molto curiosa. Addirittura ricordo proprio una conversazione con Corena e Valeria e dicevo: allora, noi arriveremo ad avere X pazienti, così finalmente potrò darvi uno stipendio di, era una cosa tipo 500 euro al mese, e dicevo: io magari arrivo a guadagnare 2000 euro al mese come freelancer. Cioè, per me questo era il massimo a cui potevo aspirare. Non sapevi cosa fosse una startup? Non avevo idea, io non sapevo cosa significasse la parola. Mi ricordo proprio che è stata un'altra ricerca Google che ho fatto: cos'è una startup. A Napoli si dice nessuno nasce imparato, che non deve significare poi lo possono fare tutti. Non si deve avere l'illusione che io voglio diventare uno startupper, un founder, un CEO di successo, ma non voglio lavorare fino a tardi. Io non ho mai trovato una persona che ci è riuscita. Tantissime persone invece ce l'hanno come priorità, quella di avere un equilibrio casa-lavoro, e va benissimo, però le due cose non si possono parlare. Io ci credo tantissimo in questo, perché tuttora che in Uno Bravo siamo 300-320 persone, io potrei non smettere mai di lavorare perché c'è sempre qualcosa da fare. Non è per tutti, però veramente c'è chi come me è partito da sotto zero. Quando sei entrata effettivamente nel mondo del lavoro, quello che hai imparato all'università è stato utile o era molto diverso da quello che poi hai sperimentato? Allora, era molto diverso, però lo trovo comunque molto utile tutt'oggi, soprattutto perché diciamo che fare un'esperienza comunque con un livello di complessità alto, qualsiasi essa sia. Quando oggi devo gestire vari progetti in contemporanea, varie persone in contemporanea, mi rendo proprio conto che ci sono delle cose che ho testato, ho fallito, ho sperimentato e ho capito che funzionavano proprio durante l'università. Devi fare la tesi, devi fare
gli esami, devi parlare col professore, il professore non ti risponde. Cioè comunque sono tutte soft skills, anche hard skills, che poi ti ritrovi nel mondo del lavoro. Danila all'inizio non era un'imprenditrice, ma è riuscita comunque a cogliere una grande occasione. In gergo startupparo ha trovato il product market fit. In poche parole, era piena di clienti. Questo però non basta per creare un business che funziona. La vera sfida a questo punto è imparare a fare business. Come tutti i marketplace hai bisogno di due cose. Da un lato i clienti, che mi sembra di capire non fossero un problema, dall'altro però hai bisogno di bravi psicologi. Là come hai fatto? Per quanto io fossi tutto sommato junior come psicologa, avevo le mie strong opinion. Che cosa cerca un paziente? Quindi mi faceva aiutare a riconoscere, soprattutto da un punto di vista clinico, anche le strong opinion di psicologi più esperti di me, ma soprattutto io guardavo tantissimo anche alle soft skills, ma anche alla predisposizione a usare il digitale. Moltissimi non riuscivano a sentirsi a loro agio con la tecnologia nel loro studio, erano anche molto bravi, però facevano fatica ad utilizzare questo mezzo che comunque porta delle differenze nel lavoro. Come li testavi? Ci facevi una videochiamata? Tuttora facciamo proprio interview agli psicologi, abbiamo proprio un team che ne fa decine al giorno per appunto testarli, oltre a tutta una parte di screening iniziale, perché comunque abbiamo un criterio di minima esperienza e minima education. Esempio, i pazienti spesso riportano che hanno paura di essere giudicati dal loro terapeuta. È una cosa che uno potrebbe pensare, beh, è ovvio, è banale, no? Uno psicologo che durante l'interview risulta giudicante non entra in uno bravo, perché noi non vogliamo che il paziente si sente giudicato. E per quanto questa cosa ci venga insegnata a psicologia e ancora di più nella scuola di specializzazione, cioè anche se io te la insegno non sempre riuscirai a essere non giudicante. E quindi secondo me quello che ha funzionato, che ha massimizzato i risultati anche in un momento dove soldi non ce n'erano, è il fatto che quei pochi pazienti che entravano trovavano uno psicologo che era selezionato, quindi non si sentivano giudicati, non se ne andavano, le terapie continuavano, e quindi questo ha anche aiutato il modello di business. Il terapeuta è contento di stare in uno bravo, non ci disintermedia. Il paziente è contento del terapeuta di uno bravo e quindi resta, il business model gira. Le cose in cui io credevo voglio che siano le cose in cui i nostri psicologi credono e non inculcandole, e questa cosa ha funzionato tantissimo, perché per quanto le start-up vengono sempre associate al mondo digital e noi siamo profondamente digital, ma la verità è che il servizio che noi vendiamo è quello che uscirà dalla bocca a quello psicologo, la terapia, il sostegno psicologico che farà. Quindi se lo psicologo non ha un livello di uno standard che in qualche modo viene deciso a monte dall'azienda, è più casuale quello che ti succede. Ma come nasce un'azienda vera e propria? Da un lato c'è chi fin da subito sa che vuole essere un imprenditore, ma in molti altri casi, come quello di Danila, la strada non è chiara fin da subito. E un po' come nel caso di Cristina Fogazzi, l'estetista cinica, non sempre si possiedono le skill imprenditoriali fin da subito. Per cui come ha fatto Danila e come ha imparato? Ricordo che nelle varie ricerche su Google ho scoperto cos'era una startup, quindi quello è stato il primo passo verso cosa significa essere un'imprenditrice. Nelle startup ho trovato gli incubatori. Cosa sono gli incubatori? E quindi c'era questo incubatore, si chiama Social Fair, basato a Torino, che accelera startup a impatto sociale. E noi siamo a impatto sociale perché miglioriamo la vita delle persone. Io ho fatto questa application per questo programma che l'azienda non esisteva, non c'era l'SRL, proprio io fatturavo con la mia partita IVA da freelancer, dove c'era scritto inserisci il pitch deck, ho inserito il logo di Uno Bravo, per la pigrizia di non cercare che cavolo è un pitch deck. Però loro dalla descrizione si erano incuriositi, quindi mi hanno contattato lo stesso. E ricordo proprio durante la prima interview di Social Fair mi chiedono: tu che ruolo hai nell'azienda? E io io faccio tutto quello che serve, quindi sei la CEO. E io quindi ho scoperto di essere la CEO di Uno Bravo in questa interview, e dopodiché ci hanno selezionati perché di fatto lì avevamo metriche minuscole ma interessanti. Oggi che riesco a capire cos'è un CAC nel TV mi rendevo conto che all'epoca erano già straordinarie le nostre unit economics, che poi è quello che ci ha fatto crescere molto velocemente. E devo dire che quel percorso a me ha dato tantissimo, perché oltre quello che ho imparato grazie alle sessioni, le lezioni con loro, un advisor che poi è diventato nostro socio, che mi ha insegnato a fare le prime campagne un po' più serie di marketing, quello che mi ha tantissimo aiutato è stato anche solo aprirmi degli spunti su cose che poi mi andavo a approfondire da sola. Cos'è il design thinking? Come faccio ad applicarlo ad Uno Bravo? E quindi questo mi ha aiutato tantissimo, fino a quando alla fine del programma di accelerazione loro ci dicono: vogliamo investire. Quando tu dici quando poi hai creato l'azienda, arriva in questo momento, perché nel momento in cui loro volevano investire io non potevo continuare a fatturare a partita IVA, stiamo parlando di poche migliaia di euro, però se già loro volevano investire 50.000 euro
euro. Poi sono diventati 150 perché è esploso il Covid nel 2020 e CDP ha cominciato a supportare le start-up dando questo chip di 100-150 in base a quello che serviva, e a quel punto mi serviva aprire l'azienda. Valutazione pubblica? No, però la racconto tranquillamente, anche perché secondo me anche queste cose serve sentirle. C'era un cap di 1 milione di valutazione per un'azienda che stava già fatturando. Hanno fatto un bel deal. Hanno fatto un bel deal, hanno fatto una media, soprattutto CDP se non sbaglio, di per 80 quando sono usciti. CDP è una società di gestione del risparmio ed è di proprietà dello Stato. Nel momento in cui CDP è entrata in Uno Bravo, la valutazione di quest'ultima era ancora bassa. Infatti l'investimento di soli 150.000 euro corrispondono praticamente al 15% dell'azienda, considerando una valutazione di 1 milione. Questo ha permesso a CDP di fare un exit strabiliante quando poi, al momento del round di Serie A, Uno Bravo ha raccolto 17 milioni a una valutazione di decine di milioni. CDP è uscita moltiplicando di varie volte il proprio investimento, che non è un male in sé, però Danila ricorda che è importante stare attenti fin dall'inizio ai term sheet dei fondi, perché probabilmente già quando erano partiti Uno Bravo valeva molto di più. Bisogna stare attenti a in qualche modo riconoscere il valore della propria azienda, perché è un qualcosa che tanti fondi fanno in serie, soprattutto quelli come CDP che aiutano le aziende, tante aziende. Se non sei tu a in qualche modo dire fermi tutti, stiamo già fatturando X, l'azienda vale Y, è facile che ti ritrovi a firmare un foglio anche perché non hai soldi per pagare un avvocato. E questa è una cosa che io dico sempre ai founder emergenti: l'avvocato deve essere avvocato giusto. Se stai facendo un qualcosa di societario, come lo psicologo, l'avvocato societario, attenzione, a volte non è neanche che uno ci sta provando per cattiveria, ma soprattutto quando rientri in uno schema in serie, quel contratto era identico per tutti, con una valutazione identica per tutti. Questo, come dicevo prima, è un aspetto molto sottovalutato da chi è agli inizi. Se vi ricordate, di recente ho intervistato Michael Schinner, l'avvocato dei founder della Silicon Valley, che mi ha confermato che uno degli errori più comuni degli startuppari è proprio quello di innamorarsi dei venture capital, raccogliere soldi a tutti i costi e cedere troppo della propria cap table. Quindi là ho dovuto aprire proprio l'azienda, quindi le domande sono diventate: come si apre un'azienda? Ma un SRL, un SRLA, ovviamente SRL, e quindi proprio cominciare a capire le prime cose. E in base all'attitudine, poi io all'epoca ero sola, ricordo proprio di aver scritto in un gruppo di nomadi digitali: ma qualcuno sa come si apre un'azienda? E tale Antonino, che tuttora è il commercialista di Uno Bravo e addirittura abbiamo assunto in Uno Bravo, mi disse: ti aiuto io, non ti preoccupare, non mi devi pagare. Io: no, ti prego, fatti pagare qualcosina almeno. Quindi mi ha aiutato tantissimo Antonino ad aprire l'azienda, quindi finalmente avevo un SRL. Nell'estate del 2020 abbiamo ricevuto questi 150.000 euro, che poi sono stati dei soldi che ci hanno aiutato, a me mi hanno aiutato a prendere coraggio, non conoscendo il mondo imprenditoriale, diciamo, da startup e tantomeno il venture capital. Per me quello che guadagno, quello investo. Non posso investire più di quanto guadagno, che invece è tutto il sistema. È la filosofia delle startup. Esatto. È stato un lusso poter prendermi del tempo per imparare queste cose, perché non c'era competizione. Il mercato era in un momento veramente d'oro per il digitale, perché purtroppo per via della pandemia si stava sempre chiusi in casa. Se volevi iniziare a fare terapia o un percorso di sostegno psicologico, l'online era l'unica strada. Esistevano già dei Uno Bravo all'estero? Sì, c'era già BetterHelp, Talkspace, ho cercato online therapy, US e ho trovato in realtà aziende che già esistevano, e mi sono resa conto che da quest'altro lato dell'oceano eravamo molto indietro, ma non solo in Italia, proprio in generale. In Europa? Erano veramente poche le aziende di psicologia Sei online. riuscita a portarti a casa qualche best practice da oltreoceano? Certo, quando poi l'ho scoperti ho cominciato a copiare molte cose che facevano sul sito, dal rendermi conto che servivano delle pagine di numeri di emergenza, perché poi tante volte si avvicina a un qualsiasi servizio di psicologia online o meno anche chi ha bisogno di aiuto. Adesso dal crea le pagine con i numeri di emergenza fino ad arrivare a ma qui matchano. Quando poi ho visto che invece BetterHelp aveva proprio un formulario con una serie di domande eccetera, l'abbiamo fatto anche noi, fino ad arrivare a un punto in cui oggi noi abbiamo, soprattutto con i grandi player mondiali, mappato quali sono i nostri punti di forza rispetto a loro, di debolezza, perché poi di fatto oggi Uno Bravo è l'azienda di psicologia online più grande in Europa e vogliamo in qualche modo fare un percorso di crescita simile ad alcuni di loro. E le persone? Quali sono state innanzitutto le prime persone di cui hai avuto bisogno? E come le hai trovate? Come le hai convinte? Io non avevo idea di cosa avevo bisogno. Io tante volte mi ritrovavo per mesi a fare una cosa in modo ripetitivo senza sapere che esisteva un professionista che quella cosa te l'automatizzava o un tool. Inizialmente avevo il bias che mi servivano persone come fossero un prolungamento del mio braccio. E anche sul marketing noi siamo arrivati a un punto dove avevamo anche un budget che cominciava a essere rilevante e io avevo un'unica persona e quindi mi ricordo
proprio qualcuno che mi disse: ma se Fabri va in malattia, come facciamo? Questo è un problema. C'era un livello di ingenuità, credimi, veramente molto alto. Però le persone, convincerle non è mai stato difficile, perché è un business molto bello. Tu fai del bene alle persone, e c'è una fetta di popolazione che entra molto in risonanza con la missione. Non era difficile portarle a bordo. E invece lato mio, perché comunque, non so, si sente di solito, e sono molto appassionata di quello che faccio. Io credo veramente in quello che faccio, e questa è una cosa che mi è sempre stata restituita. Danila, lavorarci insieme è difficile, ma cavolo, ci crede proprio in quello che sta facendo. Quindi soprattutto quando eravamo piccolini, pochi, ovviamente il founder ha un peso nella scelta di una persona di cambiare lavoro, e mi rendo conto che questa cosa ha pesato, perché ci crediamo veramente in quello che facciamo. E ti ricordi quanto avete chiuso nel 2020? Quanti eravate? Credo sul 500.000 di fatturato. Eravamo forse 5 persone, forse abbiamo raggiunto 20-30 psicologi alla fine dell'anno. Eravamo molto piccoli. Dal 2020 fino a quel round cosa succede? Succede che arriviamo a break even molto presto, e di fatto cominciamo ad essere profitable come azienda, e tutto quello che guadagnavamo lo reinvestivamo o in persone o in marketing, comunque per continuare a crescere. E sicuramente l'assenza di competizione, il fatto che era una novità, i giornalisti ti cominciano a chiedere: ma voglio capirne di più. E io mi rendo proprio conto che fino al 2022 Uno Bravo è stato un vento in poppa pazzesco. E la crescita è stata esponenziale? Sì. 2021-2022 siete cresciuti molto? Moltissimo. Adesso cominciamo ad avere dei tassi di crescita più umani, nel senso più gestibili. Non è più come prima, dove avevo anche il lusso di avere il tempo di sbagliare, di capire. Adesso non è più così. In questi anni qual è stata la difficoltà più grande nei primi anni? Confrontarmi con tutti i miei limiti di leader, quello che prima anche chiamavo inesperienza, gioca un ruolo gigantesco. Infatti statisticamente le aziende che funzionano meglio sono quelle dei second time founder. Intanto pulisci l'execution da una serie di cretinate e di perdite di tempo fanno tutti, sì. Che facciamo tutti. Tipo top 3 cazzate che non rifaresti? Scegliere le persone che lavorano con te, all'inizio non ero assolutamente in grado. Mi facevo molto ammaliare dalla parte social impact, quando una persona ti dice: sarebbe il mio sogno perché io adoro il fatto che non è un'azienda e basta, ma è un'azienda che cerca di fare del bene nel mondo. E la parte di hard skills non la sapevo riconoscere, oggettivamente non lo sapevo fare. Siamo andati comunque molto bene per vari motivi. Un po' perché io spesso scherzo dicendo: io dignità zero, orgoglio zero, non me ne è mai fregato niente di sembrare la mega CEO, la mega founder, no? In facendo così si è creato un gruppetto di persone che ha preso a cuore il progetto, e quindi mi facevo aiutare, perché molto velocemente ho capito che non sapevo riconoscere il talento. Mi facevo molto offuscare da tutta la parte valoriale, perché quella invece la riconoscevo molto bene. Una cazzata non l'ho mai fatta. Difficilmente in Uno Bravo trovi persone che non hanno dei valori genuini sulla missione, perché su quello ho sempre sentito l'odore. Insomma, se da un lato Danila ha fatto parecchi errori, non ha mai avuto problemi a chiedere aiuto. Io trovo tantissimo orgoglio, tantissime persone che, pur di non dare un'immagine inadeguata di loro stessi, non fanno quella domanda in più, quella richiesta in più, e secondo me è la rovina delle aziende, perché alla fine è il founder che fa la differenza, e l'orgoglio fa danni. E io mi sono resa conto che alcune le ho schivate proprio perché mi confrontavo, ragionavo tanto. Un esempio di una cosa che hai schivato, per esempio? Noi abbiamo preso questo round di 150.000 euro e poi direttamente 17 milioni anni dopo, e decine di milioni di fatturato già ottenuto con le nostre gambe. Quindi quando io a quel punto ho cominciato a chiedere ad altre persone, uscire anche dall'incubatore, ascoltare altri founder, mi guardavo le interviste, perché poi era Covid e io ero in Inghilterra, quindi il mio networking era veramente difficile da fare. Quando ho cominciato poi finalmente ad stare in questo mondo, tantissimi investitori hanno iniziato ad avvicinarsi ad Uno Bravo, perché di fatto avevamo bei numeri, belle metriche. Mi dicevano cose tipo: adesso devi fare un round. Io dicevo: ma a me sto file Excel mi dice che tra pochissimo cominceremo ad essere inutile, a poter reinvestire. Sì, ma puoi crescere più velocemente. Sì, ma noi abbiamo un tema di supply demand. Ci sono stati momenti dove abbiamo preso tantissimi psicologi perché ci stavamo preparando a tantissimi pazienti. Però c'è un limite. Non è che io posso passare da 1 a 5.000 psicologi in un mese senza in qualche modo danneggiare la qualità e gli equilibri che ho creato, no? Ricordo proprio che a quel punto il late co-founder Gregorio, che è anche il mio compagno, è molto
molto number driven, cioè lui diceva: Dani, fidati, questa cosa succederà, non dobbiamo fare quello che fanno tutti se con la nostra azienda non si applica. Io dicevo: sì, ma nessuna azienda, è proprio raro che fanno bootstrapping. A me degli advisor mi consigliavano di fare un round. Quando cominci a parlare con investitori che hanno lo standard internazionale, nel nostro caso era Insight Partners, che è uno dei fondi più grandi al mondo, lì tutto quello che in Italia può essere normalizzato, le valutazioni dei round quando l'azienda è piccola, le clausole che ti vengono richieste, lì non è assolutamente normalizzato. E per fortuna noi avevamo soltanto il round dei 150.000 con quella valutazione che era bassa eccetera, quindi non abbiamo avuto danni. Ma io ho sentito tantissime storie di fondi internazionali che si sono allontanati da un deal dicendo: siete troppo diluiti, o ti devo ripulire tutto io, cioè ti compro tutti i soci. Ma poi parliamoci chiaro, perdi anche tu credibilità come founder, perché certo, se tu hai accettato quelle cose. Infatti una cosa che spesso, tornando a quando supporto i founder emergenti, ripeto spesso: mettetevi in testa che quando leggerete per la prima volta un contratto è normale che non ci capiate niente, ma è assolutamente urgente che lo facciate. Il punto è che se uno bravo avesse fatto un round tanto per, magari lo avrebbe fatto in Italia, ad una valutazione più bassa, si sarebbe diluito di più, magari firmando anche delle clausole tipiche dei fondi italiani, precludendosi così la possibilità di fare quello che ha fatto con Insight, facendo entrare un fondo straniero a una valutazione più alta. Al di là del fare o non fare il round e quello che mi potevano suggerire, io dei term sheet in mano li ho ricevuti, quindi proprio di fronte a questi term sheet spesso c'era chi mi diceva, appunto, persone che fino al giorno prima andavo io proprio a chiedere consiglio perché mi fidavo del giudizio eccetera, ti spingono a una sorta di standard: devi fare questo, poi devi fare questo, poi devi fare questo se fai startup. Ma non è detto. Invece di andare per standard, per sentito dire, per quello che fanno tutti, è fondamentale capire bene le specificità del tuo business. Poi però con le condizioni giuste il Serie A è arrivato. A quel punto è stata proprio una scelta strategica per il futuro dell'azienda, più che mi servono esattamente 17 milioni per i prossimi 24 mesi, che non era così. Cioè, io poi mi trovavo ancora all'estero, mi stavo proprio per ritrasferire in Italia, e quindi ricordo proprio che in quel momento in realtà io avevo 2 term sheet e una proposta verbale. Da fondi esteri o italiani? 2 esteri e un italiano, però di italiani ne avevo già ricevuti i mesi precedenti e avevo già rifiutato. Voi siete stati il primo investimento italiano di Insight, che infatti è stato per me stupefacente vederli investire in Italia, anche un po' un orgoglio, perché questi americani si fanno sempre i cavoli loro. Come vi hanno trovati? Che deal vi hanno proposto e come l'avete negoziato? Non abbiamo mai scoperto chi ha inviato il deck su un gruppo WhatsApp dove c'erano vari investitori, e c'era la crescita di Uno Bravo fino ad allora, che era effettivamente sorprendente, in uno spazio che anche agli investitori piace. Anche gli investitori possono innamorarsi di una mission, e quello che poi è diventato il nostro board member si chiama Alessandro Luciano, un italiano che però viveva a New York, si stava trasferendo a Londra per aprire l'ufficio inglese di Insight Partners. Alessandro subito, appena ha visto il deck, mi ha contattato immediatamente e mi fa: ah, sei ancora a Londra, perché non ci vediamo? Quindi è stato proprio uno degli ultimi incontri che ho fatto in Inghilterra prima di tornare in Italia, e lui era scioccato dai numeri, diceva: io non ho mai visto una cosa del genere, perché poi in tutto ciò non solo crescete esponenzialmente, ma siete profitable. È abbastanza rara come cosa. E quindi lui nel giro di una settimana mi ha mandato un term sheet, e in quello stesso periodo anche un altro fondo ci ha mandato un term sheet. È pubblica la valutazione? No, però non c'è problema a dirlo. All'epoca, stiamo parlando di tanti anni fa, eravamo molto più piccoli, ma comunque eravamo intorno ai 20 e avremmo raggiunto i 30 milioni di fatturato quell'anno, eravamo a 65 milioni di valutazione. 2 mesi prima me ne avevano proposti 20 in Italia. Quindi 3 volte tanto. Stava già fatturando 20 milioni no, in ma soprattutto stava bootstrapping. crescendo di anno in anno. Stavamo facendo un per 5 quell'anno. Hanno fatto puro aumento di capitale o si sono comprati appunto CDP e compagnia? Hanno comprato interamente Social Fair e parzialmente CDP. In quel momento la cap table com'era? Solo tu, Insight? No, a quel punto c'erano già persone, tra cui late co-founder Gregorio e il nostro advisor che prima citavo anche quando parlavo dell'incubatore, che ci ha messo in contatto anche con persone esterne, Angelo Casagrande. Quindi hai ceduto un po' di quote al team. Al team. Ero io, il team e poi Social Fair e CDP. Se tu non avessi raccolto quei 150 iniziali, pensi che saresti comunque riuscito a bootstrappare? Sì, magari con un'esplosività leggermente inferiore, ma per un tema non di investimenti, di confidence, perché quando tu hai un cuscinetto, spingere sull'acceleratore ti fa meno paura. Anche in quegli anni non abbiamo
neanche un mese con un numero in rosso. A un certo punto vi è arrivato un bonifico da svariati milioni. Che ci avete fatto? Questa è una bella domanda. Abbiamo aumentato la dimensione del cuscino e ci siamo sentiti ancora più confident di spingere. Quando parli di spingere intendi assumere persone forti e aumentare l'acquisition di clienti tramite advertising, Esattamente. eccetera. E anche aprire il secondo mercato, nel senso che noi timidamente già stavamo facendo esperimenti in Spagna, abbiamo proprio aperto la subsidiary, abbiamo proprio assunto persone in loco, e quindi con una confidence molto diversa per quello che era un secondo mercato che inizialmente era in totale perdita, ma che l'Italia riusciva a finanziare. Non ci sono stati altri round? Solo secondario. Solo secondario. Ok. Per secondario, se non avete visto tutti i miei video, si intende che un investitore entra nel capitale non investendo nell'azienda, facendo quindi un aumento di capitale, ma comprando le quote direttamente dai soci, in modo che permette ai founder o ai dipendenti dell'azienda che hanno quote di fare una piccola exit, vendendo solamente un pezzettino delle proprie quote. Quindi, come abbiamo detto, Danila, come tanti fondatori, hanno la maggior parte del proprio patrimonio investito nella propria azienda. Però appunto fare un po' di secondario li aiuta a essere un po' più liquidi. Ma cosa ci fanno i fondatori una volta che hanno questi soldi? Generalmente li investono in maniera tradizionale, per bilanciare l'investimento rischiosissimo che hanno ancora invece in azienda. Ed è esattamente quello che faccio anche io con i miei soldi. Li investo tutti e lo faccio con il partner perfetto, Trade Republic, una banca tedesca che uso per fare letteralmente tutto. Quando viaggio pago con la carta Mirror bellissima che ha anche il safe back e mi permette di investire ogni volta che spendo. Mi dà gli interessi sulla liquidità non investita, per cui anche i soldi che tengo fermi sul conto mi rendono interessi. E poi posso investire in azioni, obbligazioni, ETF, cripto, materie prime, anche derivati. Tutto in un'unica piattaforma semplice ed efficace. Si può iniziare anche solamente con €1 e si crea l'account dal link in descrizione in pochi minuti, oppure utilizzando il QR code che vedete a schermo. Con loro ho fatto anche un bel po' di video dedicati, dato che sono ambassador da un sacco di tempo. 2 all'interno della loro azienda a Berlino e uno con il loro country manager in Italia. Ok, ma torniamo a Danila. Tu sei partita senza l'ambizione di fare l'imprenditrice, probabilmente con una visione iniziale che era: se io riesco a vivere viaggiando il mondo sono contenta. A un certo punto ti sei trovata estremamente ricca, perché se tu hai la metà di un'azienda che vale 100 milioni, sulla carta tu vali 50 milioni. Come ti sei sentita? Questa cosa ha cambiato anche un po' il tuo modo di rapportarti col lavoro, con i tuoi obiettivi personali? Questa è un'ottima domanda, è diventata all'improvviso una sessione di terapia. Perché non so se parli di queste cose in terapia. Sì, non sono cambiata troppo. È cambiato il mio rapporto con i soldi sicuramente, perché mi rendo conto che per come ero prima, io ero una persona che faceva tanti sacrifici, metteva soldi da parte. Io e Greg avevamo già un mutuo, ci stavamo comprando casa in Inghilterra, abbiamo fatto un sacco di sacrifici per investire. Ho cominciato a rilassarmi, semplicemente ho cominciato ad essere meno attenta a come spendo i soldi. Quindi la coccola in più me la concedo, la cosa in più me la concedo. La parte lavorativa invece è diventato un senso di responsabilità che ho dovuto imparare a gestire, perché di fatto se tu su carta hai una ricchezza che prima di tutto non stavi neanche prevedendo e soprattutto cominci ad avere stipendi, quindi personale, una responsabilità nei confronti delle persone. Noi abbiamo anche i terapeuti, abbiamo i pazienti, quindi questa responsabilità si è sommata tra ho un budget da gestire che non è facile da gestire, poi c'è il tema della responsabilità più legata alle persone, gli stipendi, i terapeuti, i pazienti eccetera. Quindi ho dovuto imparare a gestire la responsabilità. Sono passata attraverso diverse fasi, mentre comunque prendevo consapevolezza e mi confrontavo anche con altri imprenditori: come gestisci questa pressione, come fai ad essere sicuro che il piano finanziario che proponi e che poi alla fine firmeremo insieme al board effettivamente è sensato e ci porterà a far meglio e non far peggio. La responsabilità è la keyword. Dall'altro lato però, soprattutto quando inizi, secondo me ci vuole anche un po' di coscienza, perché io ho delle tendenze ad essere ansiosa, quindi provare a prevedere problemi così che non avvengono eccetera, e quella l'ho imparata a gestire. Però tantissime persone fanno fatica a gestire livelli d'ansia, livelli di responsabilità eccetera. Anche un minimo di incoscienza, dove eviti di rimurginare eccessivamente sulle scelte, eviti di riguardarti i numeri 1 miliardo di volte, secondo me ci vuole, perché altrimenti il rischio è che anche l'imprenditore diventa troppo risk adverse. Io so che ho in mano una cosa con un potenziale gigantesco, non voglio essere il collo di bottiglia di questo potenziale, quindi voglio accertarmi che le decisioni che prendo diano dignità al potenziale che ho. Ogni 12 mesi io mi faccio il ticket, il tagliando, per dire: sono ancora la persona giusta per guidare questa azienda? Se la risposta a un certo punto diventerà no, non sono più io, è giusto così. Se la tua priorità è far esplodere al massimo il potenziale della tua azienda, io ho tutta questa ricchezza, è come se tu investissi tutto in un'unica cosa, no? Sì, tu hai tutti i tuoi soldi investiti in un asset solo. Esattamente. Come faccio a evitare di diventare risk adverse? Perché questo non farebbe esplodere il potenziale
potenziale dell'azienda. E in questo mi ha aiutato proprio Insight, perché Alessandro, il nostro board member, tu non te lo aspettavi nella tua vita, ora ti ritrovi con questo bambino meraviglioso che tu hai partorito involontariamente, che vuoi però preservare. Esatto, che tu vuoi preservare. Come facciamo ad essere sicuri che le scelte non sono perché vuoi proteggere il tuo giardinetto versus questo giardino lo facciamo diventare ancora più bello? Raccontami un po' la tua giornata. Cosa fai da CEO? Mi sveglio alle 7:45, rimando la sveglia di 9 minuti in 9 minuti un paio di volte Nelle per poi 8. prepararmi, Ok. poi motorino, in 10 minuti sono qua. Vengo qui in ufficio, ho tantissime call purtroppo, però negli anni ovviamente l'agenda è cambiata molto. Adesso ho sia la gestione della leadership, ma in realtà sono anche molto dentro ai dettagli in certi progetti specifici, dove soprattutto io posso portare il mio bagaglio di conoscenze e competenze, che soprattutto è quello che coniuga la clinica con gli aspetti di business, perché ci sono delle persone in Uno Bravo che o sono psicologi che hanno imparato a fare marketing, a fare prodotto, o sono persone che fanno marketing ma hanno sviluppato un acumen clinico molto 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 importante, però non è facilissimo scalare questa cosa e quindi spesso io mi domando dove posso dare tanto valore. Un flipper, quindi da mezz'ora su quel progetto, altra mezz'ora su quello, un'ora su questo, poi un workshop di 2 ore. Ho dato molta delega su pezzi di azienda che magari per anni ho gestito io in primis, perché facevo fatica a trovare un leader che mi piacesse, poi perché semplicemente ritenevo che dovevo gestirlo io. Però ad oggi devo dire che la delega funziona molto meglio rispetto al passato. Quanti e questo mi riporti hai? aiuta. Oggi ce ne ho una decina, è una transizione continua devo dire, però ho imparato ad essere veramente molto flessibile. Io sono molto informale in azienda, ma comunque sono la CEO, quindi sulla base anche della personalità della persona, o il giorno dopo siamo a bere una birra insieme o hanno un po' di timore se il feedback di un CEO arriva. Ci sono anche momenti dove sono fuori dall'ufficio e quindi o un evento o un'intervista o anche degli incontri di lavoro di qualche tipo che invece mi portano altrove. Da poco finalmente ho iniziato a reintegrare nella mia routine un po' di sport, o faccio arrampicata o vado in palestra, e poi la sera di solito l'ultima riunione è a cena con Greg, che è il mio compagno ma anche il mio braccio destro in Uno Bravo, e quindi l'ultima riunione della giornata è a casa. Dopo cena non lavori però, dai. No, devo dire che divano e film, oppure esco con amici. Quindi riesci a staccare almeno dopo cena? Sì, no, questo è un traguardo raggiunto. Cerco di impormi, no lavoro dopo cena, non lavoro nel weekend, che è una cosa che prima Sabato non e mi riusciva. domenica? Sì, è un bel achievement questo. Qual è la tua difficoltà più grande, sia nel day by day, sia la tua difficoltà che stai affrontando in questo momento come imprenditrice? Alcune riguardano gli aspetti del people management e alcune riguardano gli aspetti, diciamo, complessi di business. Quando cominci a gestire persone che hanno i loro bei 20 anni di esperienza, una personalità con delle strong opinion necessarie, anche lì sono andata a fasi. All'inizio ho dovuto ripetermi tante volte: io ne capisco di questa roba, non ho la loro esperienza, ma devo esprimere quello in cui credo, perché altrimenti andiamo in direzioni diverse. Io non so fare tecnicamente il lavoro come te, però io so cosa voglio per questa azienda e guarda un po', lo devo anche decidere visto che sono la CEO. Soprattutto quando si creano situazioni di conflitti, magari non con me ma tra loro, diventa complesso, perché comunque stai parlando di professionisti con le loro opinioni forti, con il loro modo di lavorare, che tu ti sei ammazzato per scegliere bene, poi diventa anche un puzzle. Solo una cosa inaspettata: anch'io mi sono sempre preoccupato tanto dei miei conflitti con le potenziali persone che lavoravano con me, non mi sono mai preoccupato dei conflitti tra di loro delle persone, le ho sempre sottovalutate. E invece a me preoccupano molto di più quelli, perché quando sono con me almeno un piano che riguarda un pezzo di piano sono io. Hai e l'altro controllo pezzo su questa cosa. Quindi c'è una parte su cui ho controllo e in base a quanto mi ci voglio impegnare e voglio dedicare tempo mi siedo, ci ragiono. Quando non riguarda me è più difficile, perché di fatto ci sono cose che magari senti opinioni completamente diverse e quindi dici ok, è successo A o è successo B, e già solo quello, che cosa faccio? Comincio a entrare nel dettaglio fino al midollo, Divento un poliziotto, mi faccio inviare le conversazioni, non voglio arrivare a tanto. Guardiamo all'indietro, cosa abbiamo sbagliato, cosa possiamo cambiare da oggi in poi, cosa tu potevi fare diversamente, cosa tu potevi fare diversamente. Su carta, bellissimo, nella vita è un po' di orgoglio e un po' le prospettive sono veramente diverse e quindi c'è un diverso vissuto della stessa cosa che è successa, e quindi entrano in gioco anche aspetti psicologici complessi. In questo la laurea mi aiuta, effettivamente funziono, però non sempre le persone vogliono
vogliono che tu funzioni, non sempre il problema si vuole affrontare, non sempre si vuole trovare un compromesso, e anche se ti sforzi a cercare le persone che sono più in linea culturalmente possibili, non sempre questo funziona. Per quanto riguarda le sfide imprenditoriali reali che stai affrontando ora, potrebbe essere diventare ancora più grandi, potrebbe essere andare a plateau, la concorrenza, quali sono le cose che ti premono di più? Sono varie. Diciamo che se voglio provare ad astrarmi e guardare Uno Bravo come si inserisce nel mercato, Uno Bravo è l'azienda di psicologia più grande d'Europa. Trovandomi in quella posizione e avendo come obiettivo so di avere un'azienda con un grande potenziale, voglio che il potenziale viene espresso. Visto che siamo in una posizione, se vogliamo, privilegiata, comunque abbiamo sia l'obiettivo del continuare a crescere in vari modi, sia facendo, come si dice, more of the same, quindi continuando a fare il servizio con cui siamo nati, Spingere. ma sia andare in altri mercati, sia lanciare nuovi servizi e quindi consolidare un'azienda che sia io la CEO per sempre o che a un certo punto passerò lo scettro, sarà un'azienda longeva, perché quello è il mio obiettivo. M&A, per andare all'estero voi le comprate le aziende oppure partire da zero? Ad oggi siamo sempre partiti da zero, l'abbiamo fatto in 2 paesi. Considera che non sono tantissimi player internazionali, quindi spesso o ti ritrovi e l'abbiamo fatto, a fare due diligence a aziende tutto sommato molto piccole. Player veramente che ti darebbero già uno stacco rispetto allo zero sono pochissimi in giro per l'Europa. Che obiettivi hai per il futuro? Vuoi quotare questa azienda? Non necessariamente Uno Bravo è un'azienda che si presterebbe bene a un IPO, ma non necessariamente non è così, nel senso che i pochissimi casi che oggi esistono sono in America, alcune sono parti di un gruppo più grande, altri sono stand alone quotati, quindi l'obiettivo che ci poniamo è, visto che ho parlato di volere un'azienda longeva, tanto per cominciare, se ti dico il best case scenario, continuiamo a farla crescere solida, sana da un punto di vista economico come siamo stati fino ad oggi, per poi arrivare a un punto in cui veramente per un tema di dimensioni, per un tema chissà quale si presenterà in futuro, decidere se quotarla oppure se farci acquisire. Chissà, se potessi firmare il mio desiderio sarebbe tenerla stand alone come azienda e piuttosto essere noi quelli che a un certo punto iniziano ad acquisire. Anche se la crescita di Uno Bravo è stata incredibile, non è stata però priva di problemi. Molti psicologi infatti si sono dichiarati contro la terapia online e anche contro il modo di comunicare più leggero di Uno Bravo. Che impatto hanno avuto queste critiche sull'azienda? Bella domanda. Allora, messi in difficoltà psicologicamente i primi anni sì, nel senso che io dovevo ancora trovare la mia dimensione e la mia opinione definitiva su questo argomento, non inteso come terapia online, ma inteso come gestisco e come gestiamo le critiche, cosa ci porta a prendere decisioni. Anche psicologicamente, quando fondi un'azienda, se l'azienda riceve un pugno poi lo senti tu. Cose piccole che ogni tanto sono scalate, poi sono ritornate, ma a partire dal nome che abbiamo scelto, che all'inizio state rovinando la psicologia perché la psicologia è una cosa seria, assolutamente sì. Tante volte c'è proprio paura di prendersi cura della propria salute mentale, scetticismo, timori. Quindi il messaggio che l'azienda doveva dare chiamandosi Uno Bravo era: ma non puoi avere paura di un'azienda che in qualche modo ci scherza anche sul fatto che tutti abbiamo bisogno di uno bravo, che era il nostro iniziale slogan. A partire da quello poi è diventato un po' più normalizzato, ci sono state critiche all'inizio sul fatto che c'era un questionario e non venivano scelti gli psicologi. Adesso che abbiamo anche lanciato la possibilità di scegliere gli psicologi, sento la critica opposta: il questionario è molto meglio, ed è una cosa a cui sto attentissima, perché noi vogliamo essere una risorsa nel mercato della psicologia, perché è un mercato, per quanto i puristi vogliono non vederlo così. La fortuna è che la psicologia è una scienza. Essendo una scienza, esistono studi scientifici e nel nostro caso esiste anche un albo degli psicologi, l'ordine degli psicologi, che ha creato il codice deontologico, che ogni tanto si rinnova. Noi dobbiamo fare riferimento da una parte agli studi scientifici, quindi qualcuno che dice online non si deve fare, ma lo studio scientifico dice che l'online ha efficacia come la presenza in questi disturbi, in queste difficoltà che sono state testate in questo studio, un altro studio ha testato altre difficoltà, eccetera eccetera. Poi noi abbiamo anche dato dei limiti a noi stessi, ci sono determinate patologie che non vogliamo affrontare online, i nostri psicologi lo sanno, ma tra l'altro da codice deontologico lo psicologo singolo ha il compito di non accettare un paziente che non può trattare. Quindi mi dispiace che si creano OIS, le persone poi ci credono, perché ovviamente c'è chi ci crede, ma per me fa fede lo studio scientifico. Ok. Quindi io credo in quello. Dall'altro lato c'è il mondo del codice deontologico. Tra le varie cose che dice che non bisogna in qualche modo danneggiare la figura dello psicologo. Nel mondo odierno, dove esistono i social, esistono i creator, gli psicologi stessi sono dei creator, si fa un po' di difficoltà a tracciare una linea tra cosa è decoro, cosa non è decoro, che fino agli anni 90 poteva essere in qualche modo più controllabile, come ti vesti, come gestisci il tuo
tuo studio, come accogli un paziente, se fai pubblicità, è un qualcosa su cui noi ci interroghiamo costantemente. Abbiamo crossato la linea, poi siamo tornati anche troppo dentro la linea, siamo diventati noiosi, quindi noi siamo in costante sperimentazione di questa linea. Io voglio che la psicologia in qualche modo sia fiera di uno bravo, non che dica uno bravo sta rovinando la psicologia, che è una cosa che invece tante volte per il nome, per il matching, per tante cose ci siamo sentiti dire, perché se la nostra missione è anche quella di rendere la terapia accessibile, sui social ci dobbiamo essere, e se ci dobbiamo essere, la comunicazione non dico deve essere quella identica a un creator non psicologo, per carità, ma alcune cose non sono bianco o nere dove c'è scritto questa cosa non la puoi dire, sarebbe molto più semplice, ma non è così. Quindi è un lavoro che è un costante work in progress, che però per me si basa sui principi di quello che è scienza, tutto il resto è noise. Comunque ascoltiamolo il noise, perché magari stiamo urtando le sensibilità di qualcuno per qualche ragione. Dall'altro lato c'è il mondo invece della comunicazione e del marketing, dove proprio pragmaticamente cerchiamo di capire come non crossare la linea. Un'altra critica che è arrivata dagli psicologi è: se da un lato il paziente ha avuto la fortuna di avere delle sedute che costano meno rispetto alla media, alcuni psicologi lamentano che l'ingresso di piattaforme con Uno Bravo abbiano abbassato i prezzi nel mercato e quindi secondo loro si trovano a competere con dei prezzi più competitivi. Questa critica come l'avete affrontata? Sempre scientificamente, i prezzi medi della psicologia si sono alzati negli ultimi anni, non si sono abbassati, e questo è una cosa che si vede nei report della cassa mutua degli psicologi, si vede se si fa scraping di siti come Mio Dottore, Guida Psicologi, eccetera. Quindi partiamo dal presupposto che questa cosa non è successa. Vogliamo dire che c'è il timore che succeda? Ci può stare, fidarsi alla piattaforma per tutta una serie di servizi oltre la seduta in sé che offre la piattaforma, ma in realtà noi oggi tocchiamo il 3% del mercato. Quindi la realtà è che noi siamo molto visibili, siamo un elefante in una cristalliera, perché chi è che fa così tanto marketing oltre noi, Serenis? La media italiana è 60 euro, ok? Ma quello è per chi lavora in studio, perché poi esistono le cooperative, esiste l'ASL, queste realtà partono dai 9 euro l'ora. Quindi perché lo psicologo che entra in Uno Bravo dopo 2 anni all'85% è ancora in Uno Bravo? Perché Uno Bravo si occupa perfettamente uno spazio che non è né quello dove tu hai tutto il rischio imprenditoriale del aprirti uno studio, investire in marketing, non è quello lì che ha delle fee molto più basse. Ti ho citato i 9 euro perché esiste, ma la media è sui 15, è meno della metà di quanto diamo noi, e quindi si occupa uno spazio che per gli psicologi è strumentale, perché riescono a riempirsi l'agenda oltre a quello che loro riescono a fare nelle loro pratiche singole. In realtà stiamo scoprendo che a moltissimi stanno in realtà chiudendo gli studi, perché poi c'è anche da dire questo: la media è 60, ma quanto di quel costo va via in affitto, bollette, marketing? Noi abbiamo automatizzato completamente la gestione burocratica. In qualche modo il paziente lo ricevono e basta, non devono fare nulla, e i numeri parlano. Se gli psicologi non vanno via è perché in qualche modo siamo una risorsa. Certo, offrite un servizio. C'è stato mai un momento in cui tu hai pensato Uno Bravo è a rischio? Un momento in cui siete stati vicini a un qualcosa di tragico, quindi tu hai pensato oddio qua le cose si mettono male? Oppure è sempre andato tutto liscio? Lucidamente oggi ti dico che no, non è mai successo, onestamente. Da napoletana passionale ti rispondo anche che quando c'è stato un picco di crisi reputazionale, come può essere una campagna di marketing che non è piaciuta eccetera, le 2 orette di divano depressa a pensare oh mio Dio adesso tutto crolla le ho avute, nel senso che non sono Wonder Woman, e poi la verità è che nella maggior parte di questi casi non sta crollando niente. Quindi devo dire che ho avuto il lusso di non avere questo timore magari prolungato, perché era effettivo. Per fortuna no, economicamente è un'azienda solida, quindi non ho mai avuto la preoccupazione di non riesco a chiudere un round, che invece tantissimi founder vivono costantemente, per esempio, soprattutto all'inizio, soprattutto perché come proprio da best practice startup inizi che copi completamente il competitor. Quindi vi hanno copiato. Quindi all'inizio dicevo fate le cose vostre a modo vostro, vi prego, cosa che poi è avvenuta. Non ti ho citato anche player stranieri con cui abbiamo un bel rapporto, ci confrontiamo, ed è interessante notare come non sempre, ma in tante realtà arriviamo senza parlarci a risolvere problemi in modi simili. Io dico sempre vinca il migliore, ma facciamoci ognuno la strategia propria. Che consiglio daresti a un giovane o una giovane ragazza che vuole fare l'imprenditore o vuole avere una carriera? A me una cosa che ha aiutato tanto è stato espormi a tutto, imparare veramente tutto quello che ho potuto imparare, perché soprattutto in situazioni dove o c'è un solo founder o comunque ci si divide molto tra co-founder le aree dell'azienda, quando tu sei un business owner e pensare solo al marketing, al prodotto, ma
evitare di pensare all'aspetto societario, l'aspetto legal, la compliance, la GDPR, la protezione dei dati è molto ingenuo, perché il rischio che diventa un boomerang. È una cosa che mi ha aiutato molto e mi aiuta anche oggi, dove ho delegato infinitamente di più rispetto a prima, è il poter far challenge anche a professionisti esperti. Però l'importante è che in qualche modo ci si rende nel tempo inutili. Devi avere una squadra che riesce a portare avanti il tuo bambino anche senza di te, ma dall'altro lato in qualche modo ci saranno sempre dei gap, soprattutto nel momento della crescita. E non dico bisogna prevedere tutto, perché anche noi siamo caduti, ci siamo rialzati, però la curiosità di imparare dagli altri, di chiedere, se si è in difficoltà, parlare con quante più persone possibili, questo deve essere un costante. È un side job che è invisibile, ma un apprendimento continuo grazie ad altri imprenditori, mentor, ma anche seguendo creator come puoi essere tu. Per me è una cosa fondamentale, bisogna avere sempre la mente aperta, quindi la curiosità di imparare la storia degli altri, degli errori degli altri, evita, soprattutto quando si è first time founders, di fare proprio tutti gli errori. E soprattutto quando si tratta di primi momenti dove si fa fundraising e si interfaccia con gli investitori, ricordarsi che sono due lavori diversi, con obiettivi diversi, dove si trovano persone che possono assolutamente essere allineati valorialmente all'azienda ed essere un valore aggiunto per l'azienda, ma sceglierli bene e rispettare la propria azienda facendo pushback, evitando clausole, condizioni che non rispecchiano quello che è la situazione dell'azienda. Questa chiacchierata è stata incredibile. Uno Bravo sembra un'azienda perfetta, che cresce esponenzialmente di anno in anno, che fa sempre utili, ma soprattutto facendo assolutamente del bene, diffondendo la terapia, che è ancora uno stigma in Italia, permettendo alle persone da tutta Italia di accedervi senza problemi. Nonostante fosse partire da sotto zero, come dice lei, oggi Danila è sicuramente un'imprenditrice formidabile, per cui è stato un piacere imparare da lei. Fatemi sapere cosa vi ha colpito nei commenti e quali altri imprenditori vorreste che io intervistassi.